tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Marlene e mi presento ai nuovi iscritti. Oggi andremo a vedere come realizzare con il solo semipermanente il baby boomer alle unghie, con due diverse tecniche, totalmente fai da te a casa. Fatemi sapere nei commenti se ci sono altre nail art che vorreste vedere. Piccolo disclaimer prima di iniziare, io non sono né un estetista né un'onicotecnica, faccio queste nail art per pura passione e non voglio insegnare il mestiere a nessuno. Tra l'altro sono tutte tecniche che anche io miglioro via via che le faccio, quindi se posso farlo io che sono una ragazza comune come voi, lo potete fare tranquillamente anche voi. Mi raccomando, non perdetevi la fine del video perché vi farò vedere un prodottino speciale che poi andremo a utilizzare la prossima volta. Andiamo! Allora, il risultato finale che andremo a realizzare praticamente corrisponde a questo, che è sono i colori che poi vi ho fatto vedere l'altro giorno nel sondaggio su Instagram. Avevo provato varie tonalità e alla fine avete optato per questa, che anche a me personalmente è piaciuta molto. Per l'applicazione dello smalto semipermanente sono già partita dalla base, ho utilizzato questi colori che sono questo rosa molto chiaro di Laguna Moon, di un set che avevo preso un po' di tempo fa e che non ho mai utilizzato tantissimo, ma dove ci sono dentro un sacco di colori tendenti al rosa, quindi ho avuto l'imbarazzo della scelta e comunque se lo volete prendere vi lascio il link in info box, così come vi lascio anche il link degli altri due colori che andrò a utilizzare, che sono quelli di Elite 99, ovvero sia il bianco e il rosa molto chiaro latticinoso, per fare poi la copertura finale di colore. Come vedete io ho già applicato il rosa molto chiaro. Per l'applicazione, diciamo così, dello smalto semipermanente vi rimando al video che ho realizzato in precedenza, dove spiegavo proprio ogni singolo passaggio per l'applicazione. Noi andremo a vedere ora due tecniche per realizzare il baby boomer, che sono entrambe molto semplici. La prima è un po' più professionale, nel senso che andremo ad utilizzare proprio il pennello baby boomer, che è questo qui e che è caratterizzato dalla spugnetta morbida. Mentre per l'altra tecnica, io solitamente, se devo utilizzare il pennellino, poi vado ad utilizzare questo qui, che ho trovato in un set che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa, dove c'erano tantissimi altri pennelli, e questo in ogni caso è un pennellino che io vi consiglio comunque di acquistare, perché è molto utile per fare tanti tipi di nail art. Partiamo quindi con la prima tecnica, e questo è un po' di smalto bianco della Elite 99, di cui ora vado a intingere il pennellino baby boomer. Un'indicazione, ragazze: allora, ovviamente noi lo stiamo realizzando soltanto col semipermanente, che è meno pigmentato del gel, quindi se volete ottenere un risultato un po' più veloce potreste sostituire questo bianco qui con un gel paint, per esempio, che essendo appunto più pigmentato appare più evidente, però possiamo ottenere lo stesso risultato tranquillamente anche con il semipermanente. Semplicemente dovremo fare qualche passata in più quando andiamo a sfumare. Quindi io vado ora a intingere il pennellino baby boomer qui un pochino, ok, scegliendo autonomamente a mio piacimento, in base ai gusti, quanto unghia rosa voglio lasciare e quanto unghia bianca. Tenete conto che appunto poi bisognerà andare a sfumare. In generale, per ottenere una maggiore sfumatura, vi consiglio di utilizzare una seconda spugnetta o punta del pennello baby boomer per andare a sfumare quella parte di smalto bianco che già avete applicato con la prima punta di baby boomer o con la spugnetta. In questo modo sarà molto più sfumata e più tenue. Direi che così può bastare per diciamo così la prima passata. E vado subito a mettere in lampada, così fissiamo questa sfumatura. Ok, abbiamo polimerizzato la prima passata, ora andiamo a creare un altro strato e ovviamente andiamo a spostarci un po' più verso la punta, perché dobbiamo creare vari livelli di sfumatura, quindi mi raccomando a non far vedere troppo lo stacco, quindi sfumate bene.
Ok, come vedete ora si nota molto di più la sfumatura perché sono andata a intensificare qua su. Il risultato già mi piace, però ora vado a mettere in lampada e poi intensifico la parte finale con più bianco. Ok, andiamo ora quindi a intensificare la parte finale. Cercate di tagliare una linea netta nella vostra mente dal punto in cui volete che rimanga l'unghia rosa, e poi piano piano da quella linea fate strati sempre a strisce. E mi raccomando, sigillate sempre bene sulla punta le stesse indicazioni per l'applicazione dello smalto semipermanente. Ok, questo è il risultato finale, che è molto carino. Ora però andiamo a uniformare il tutto, e quindi la sfumatura sarà ancora più diluita, con un colore latticinoso sopra. Ora in questo caso voi potete scegliere ovviamente quello sempre che preferite a vostro gusto e piacimento. Io andrò a realizzare il colore omogeneo come ho fatto con questo qui, con un rosa chiaro, molto molto chiaro, latticinoso, che in realtà presenta anche dei brillantini che mi piacevano, è leggermente glitterato, non troppo, e che va a uniformare tutto perché è un rosa veramente molto molto chiaro, quindi un colore di questo genere molto chiaro. Oppure, se la tendenza al rosa non vi piace, che però io vi consiglio, potete farlo anche con un color bianco latticinoso, che potete trovare di varie marche, tipo della Femme, oppure anche di Passione Unghie. Se però non doveste averlo in casa, vi svelo un trucchettino per realizzarvelo voi fai da te. Vi basterà aggiungere una goccia di base trasparente al vostro smalto bianco, e poi andate a miscelare il tutto da parte e create il vostro bianco latticinoso. Quindi vado a dare una leggera passata per uniformare il tutto, e vedete che poi, essendo due colori molto chiari, la sfumatura viene praticamente da sé. E ovviamente completo il tutto mettendo il top coat. Per la seconda tecnica andremo ad utilizzare il pennellino, quindi questa è una tecnica un po' per tutti, anche per chi non ha il pennello da baby boomer professionale, e non vi preoccupate perché anche con questo pennellino il risultato sarà veramente molto molto bello. C'è chi magari preferisce stendere tutto il bianco e poi fare l'inverso con il rosa. Io ho provato varie volte, però penso che come andrò a farlo sia la cosa un po' più semplice. Io sono qui per realizzare, diciamo così, nail art molto semplici. Andiamo a stendere un po' di bianco sulla cima in modo che sia abbastanza intenso, perché comunque la cima dell'unghia deve essere abbastanza pigmentata di bianco, immaginando sempre una linea orizzontale ben definita. Poi eventualmente andremo a intensificare il bianco dopo, alla seconda passata. E poi prendiamo il pennellino che vi ho fatto vedere prima con questa punta e andiamo a sfumare verso il basso, e poi piano piano anche in orizzontale. Ecco, ora io sono con la sinistra, che non è proprio la cosa più semplice del mondo su quest'altro pollice, però insomma il succo è questo. Andiamo a sfumare piano piano, tanto dopo faremo anche altre passate, quindi l'importante è che si sfuma. Semplicemente tiro un po' verso il basso, poi vedrete che tanti colori tendono a sfumare anche tra di loro quando si vanno a mescolare. Ecco, e quindi andiamo mentalmente a creare un livello di un bianco un po' meno intenso che si mescola col rosa. Direi che come prima passata può andare, la sfumatura non è troppo sfumata, volendo si può passare anche subito un po' di rosa. Inseriamo in lampada e poi andiamo alla seconda passata.
Ok, siamo usciti dalla lampada, allora andiamo a intensificare un po' il bianco e la sfumatura e vediamo cosa esce fuori. Come vedete anche qui sono riuscita a sfumare abbastanza bene. Ora andrò a semplicemente inserire in lampada e poi intensifico giusto questa punta dell'unghia, visto che, come vi dicevo, il semipermanente è un po' meno pigmentato del gel, quindi ci vogliono magari anche un po' più passate. E poi completo con il rosa latticinoso, che sicuramente uniformerà il tutto al meglio. Poi andate a fare tutto il resto sulle altre unghie con la tecnica che più preferite, che può essere il pennello oppure il baby boomer. Allora ragazze, questo qui è il risultato finale. Ora però voglio andare a personalizzare una sola unghia, cioè questa qui, ed andrò ad applicare due brillantini, così vi faccio vedere anche questi, da questo set che ho preso sempre in quel kit di strumenti che vi avevo fatto vedere. Ho passato praticamente il top coat su tutte le unghie tranne su questa, perché vado ora a applicare il brillantino e poi una volta applicato il brillantino vado a fare la copertura finale di queste qua. Quindi vado a prendere il dotter, sporco la punta con un po' di base barra top coat, perché tanto è lo stesso. Brillantino. E a questo punto posso passare la base, anche il top, anche sull'ultima unghia. Ok, io ho finito e come vi avevo promesso vi faccio vedere il prodotto speciale che andremo ad utilizzare però la prossima volta, e che è il Magic Remover, di cui vi ho già parlato anche in un precedente video unboxing, che è questa specie di smalto che andremo ad applicare quando rimuoveremo lo smalto. Quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, perché quando andrò a rimuovere questo baby boomer andrò ad utilizzare proprio questo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi mando un grosso bacione!